Erasmus Plus e Schengen. La libertà di imparare e la libertà di muoversi. Due idee che hanno cambiato l'Europa e la vita di milioni di persone. Il 14 giugno 1985 i ministri di 5 paesi europei si riunirono su una barca a Schengen, il punto d'incontro tra Lussemburgo, Germania e Francia. Lì firmarono il Trattato di Schengen. 10 anni dopo, nel 1995, entrò in vigore aprendo le frontiere interne tra i paesi partecipanti e rafforzando quelle esterne. Da allora è cambiato il modo di muoversi in Europa. I cittadini possono viaggiare liberamente tra i paesi membri. Ogni giorno circa 3,5 milioni di persone attraversano questi confini per lavoro, studio o piacere. Ok. Ciao, sono Florence, vengo dalla periferia di Parigi e sono in Sicilia dal 2009. Adesso lavoro con i Project Consult come Project Coordinator. Significa che gestisco progetti Erasmus. Sono arrivata in Sicilia in un modo un po' diverso, nel senso che la mia famiglia, la mia sorella si era trasferita, che era in Italia da 30 anni, si era trasferita da Milano in Sicilia. Mi ha chiesto parecchie volte, ma dai, vieni, che ci fai in Francia, vieni e siamo tutti insieme in Sicilia. Dunque, per diverse circostanze ho perso il lavoro, dovevo cambiare casa, la mia sorella aveva problemi di salute. Ho deciso cambiamo vita e mi sono trasferita. Nel 2009, precisamente il 9 dicembre. Okay? E dunque sono arrivata con la mia kangoo piena di bagagli. È venuta con me un'amica mia inglese che ne ha approfittato per fare la vacanza e siamo arrivati a Palermo. E a Palermo abbiamo preso l'autostrada con tutto quello che significa guidare in Sicilia quando uno non è abituato. E poi siamo arrivate a Barcellona, a Pozzo di Gotto. Okay. E dunque fare installazione non è stato troppo difficile perché visto che la mia famiglia era già qui da 2 anni, avevano già una rete di amici. Fare i documenti non è stato complicato come lo pensavo, cioè ho avuto il famoso codice fiscale veramente in 15 giorni. Questo è stato un record per me, non me l'aspettavo. Allora, il fatto che non fosse cittadina italiana non è stato un problema perché, ma non è per merito mio, per una circostanza i francesi hanno normalmente una buona reputazione qui, a parte quando ci sono i mondiali in corso, ma in generale la gente ama la Francia. Dunque ogni volta che incontravo qualcuno che poteva parlare francese erano contentissimi e dunque questo mi ha aiutato un po', nel senso che trovevo sempre delle persone positive nei miei confronti. Io pensavo di avere questa mentalità europea perché avevo la rete di amici, di colleghi che venivano dall'estero e pensavo che ero capace di adattarmi ovunque. E invece mi sono resa conto che non era così, che che ci vuole di più veramente per adattarsi in qualsiasi paese. Però è stato molto interessante questo, non avrei immaginato che sarebbe stato così difficile. Non è difficile nel senso che ho i ripensamenti, che mi dispiace tanto e che è stata una sofferenza, no, ma è stata una curiosità. Allora, queste esperienze europee mi hanno aiutato a vedere che a livello europeo ci sono tante iniziative e tante
possibilità di cambiare la vita. Mi rendo conto che spostarsi, anche se sembra un cambio drastico, non è una cosa impossibile e non è una cosa, sì, cambia la vita, ma non di un modo definitivo, perché può essere anche un'esperienza per una futura esperienza, per un futuro cambiamento. Una delle difficoltà è la burocrazia, l'amministrazione, però si osserva a livello europeo una standardizzazione delle procedure. Dunque alla fine, una volta che qualcuno ha già fatto l'esperienza, la può riprodurre abbastanza facilmente in un altro paese. Non ci dovrebbero essere delle cose impossibili da fare. Ci sono tante opportunità di crescere, di vedere cose diverse, di fare esperienze diverse, di vivere in un modo diverso, di vedere un cielo diverso, un clima diverso. E dunque sono sempre positive. Il cambiamento a questo livello è sempre positivo, perché permette all'individuo di migliorare, di adattarsi e di crescere. Questo è un riassunto brevissimo della mia vita. Spero di fare anche tante altre belle esperienze. Con questo vi saluto e buona serata. Grazie. Prego, è stato divertente. Dal 1987, quello che è iniziato come un'opportunità di scambi universitari si è trasformato in Erasmus+, un programma per studenti, insegnanti, apprendisti e giovani di tutto il mondo. Oggi, milioni di persone vi partecipano ogni anno, acquisendo nuove competenze, esplorando nuove culture e stringendo amicizie oltre confine. Erasmus+ è molto più di un semplice viaggio. Significa opportunità, connessioni e un futuro europeo condiviso. Che da quando sono ritornati dall'Erasmus si sentono persone diverse, hanno stima di sé, hanno stima della propria cultura nazionale, sanno come si fa a dialogare con quelli che non appartengono alla sua cultura, non giudicano, amano il diverso, sono persone diverse, hanno una marcia in più. Hi, I'm Cormac. I'm from Ireland and I'm 26. So yeah, a few years ago when I was finishing up university in Dublin, COVID hit. So I moved back home and finished my last year of study. Then I worked in freelance a little bit throughout the year and was working in a call center for an insurance company. And then a year later, a friend of mine just mentioned that there was an Erasmus. And I actually didn't know that you could do an Erasmus after university. So I signed up, and 2 weeks later I was in Sicily, and I absolutely loved it. I got to work every day in graphic design, in video, and in photography. So this was actually the first time I could have a job like this full time, and I really did see a difference after those 3 months. So towards the end of my 3-month internship, my boss approached me and asked if I'd be interested in doing another 3 months, and I was absolutely ecstatic. I felt really happy to actually have this opportunity, because going back to Ireland, I wasn't sure what would happen next. So another 3 months to continue to work on my skills, it really meant a lot to me. And from there, those 3 months turned into 6 months, that turned into a year. And now in September, I will be here for 4 years. I do live permanently here. Wasn't part of the plan. It was something that I kept saying that I would leave at the end of the year, but then something always pulled me, or made me stay for a little bit longer. So last year I met my boyfriend. That changed some things for me, because I was supposed to leave in December, but obviously when things started to get serious, I decided to stay for a bit longer. Since moving here, I actually had the
great opportunity to start dancing. When I was 16, I danced for maybe a year, but then obviously with university and with other work that I had to do, I did end up stopping. So since coming here, I met a friend who did aerial. So from there, I asked her if there was adult classes. She brought me along to the dance school, and I've been dancing now for 3 years. We do a dance show every year. Last year I actually got to do a solo, which was an amazing feeling. Now I do feel like a European citizen, because in Ireland we do get a lot of Erasmus students that come to Ireland, but it's not really something that's quite common, that people from Ireland would go on Erasmus to other countries. So again, having this opportunity, that really did broaden my horizons, because I also did another Erasmus when I was in university, that I went to Finland, and I think even from then it really kind of opened my mind up to Europe and to all the different cultures and different experiences that you can have. So my original plan when I finished university was to actually move to Canada straight away with a big group of friends, but obviously with COVID plans changed. But I think for Canada it's a little bit farther, obviously. Physically it is a little bit farther, plus you have to work with visa, with everything, even the currency that changes. Whereas within Europe it feels like kind of like an extended big country, that you've got the free travel. So even if I were to move to Spain or to anywhere else in Europe, I already feel closer to home. Everything just feels a lot easier to move within Europe and to live within Europe. I might still go to Canada one day, but for now I do like the European experience. So I would recommend Erasmus to absolutely everyone. For me anyways, it's completely changed my life, that I signed up for something and I've been here for 4 years. I speak the language, I've made so many new friends and gained a lot of experience, both for my career and also to actually experience the culture. So for anyone thinking of doing Erasmus, do it. So when I was younger, obviously because Ireland is an island within Europe and it's not part of the Schengen zone, I always knew that we were European, but it always felt a little bit apart still. And then I think since doing the Erasmuses, and even as I grow older, I realized that there's a lot more connections there than I thought before. I would say my European identity definitely integrates well with my national identity. I mean, Ireland in general is quite an open, friendly people. We're quite known for being chatty and for being friendly, and I think Europe as well is quite similar to that, or from my experience anyways. So I'd say the first time I really felt European was the first time I did my Erasmus, that I went to Helsinki to study. Again, it was my first time kind of studying abroad and having that kind of experience with other people from other countries. And I think the first week, you're on Erasmus, you go out and party. That there was people from maybe 6 different countries, all in the one place, and everyone talking with each other, and everyone even maybe speaking English, speaking Spanish, speaking Dutch, and you just kind of stop and look around. It was just really amazing feeling. È stato un piacere, grazie mille. Ciao.